Allora, stavo dando un'occhiata ai crediti di Veilguard, perché comunque, o Ho meglio, detto stavo anche dando... Veiled, guarda, per gli Sì, amici, su TikTok è Veiled Guard. per gli Vabbè, amici. su Veilguard Veiled. e stavo dando un'occhiata ai writer, perché comunque mi sono fatto vari screenshot, e praticamente il lead writer è uno dei writer di Mass Effect, fondamentalmente. Lui ha lavorato dal 2007 in Mass Effect come writer e nel 2009 su Dragon Age Origins come additional design. Ha anche fatto lead writer per i due DLC di Inquisition. Ha ricoperto il ruolo di writer in Dragon Age Inquisition gioco base. Quindi diciamo la sua esperienza ce l'ha, ma molto poca in Dragon Age. Più o meno si può dire che tutto il team è su questi livelli. C'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno. E la cosa che mi fa storcere il naso su come abbiano voluto gestire i ruoli in questo team è quando vado a vedere Luca Chris Jensen che lavora in BioWare dal 1998, se non prima ovviamente perché 1998 è l'uscita del gioco, con Baldur's Gate, il primo, dove ha lavorato come writing, come ha curato i dialoghi, la storia e cose così. Poi se uno va a dare un'occhiata, ha lavorato anche su Neverwinter, Baldur's Gate 2, Star Wars Knight of the Republic, Knight of the Old Republic, però qui ha curato il manuale, e praticamente si è fatto un sacco di roba. Oltretutto è uno dei scrittori base, cioè di scrittori base, scusate, dei scrittori principali di Dragon Age. Infatti lui se li ha fatti tutti, da Origins ad Andromeda, cioè ad Inquisition. Quindi questa cosa mi stranisce perché fondamentalmente gente con esperienza, gente che ha curato tutta la storia di Dragon Age, che ha curato anche quello che era Baldur's Gate, non è stata promossa a capo di un team di scrittura, mentre un tizio che ha curato solo Mass Effect in vita sua, boom, si ritrova ad essere lead writer di un videogioco come Veilguard. Non ha senso per quanto mi riguarda. Io non capisco in che modo si siamo rimessi lì e abbiamo detto ok, tu che hai esperienza in Dragon Age continui a fare quello che fai perché ci piaci tanto, rimani seduto lì. Tu che invece hai giusto curato la narrazione, hai curato il team dei due DLC di Inquisition, dai, tu mi curerai Velguard. Io non capisco come cazzo sia possibile. Quindi questa è la sostanza. L'idea iniziale è che sto gioco fosse curato da persone con pochissima esperienza, visti i strafalcioni che ho visto, viste le terminologie incongruenti con tutta la filosofia del gioco, è andata a quel paese. È gente con esperienza, è gente che non so come abbia lavorato, però eccolo qua. Dunque, caro il mio Pignamen, da oggi ti chiamerò così, ogni volta che mi farai una precisazione... Allora, a parte gli scherzi, caro Luca, io sto andando in effetti a vedere, per curiosità, perché adesso volevo un attimo approfondire, perché in effetti questi erano gli Advanced Senior Writer. Cioè gli Advanced Writer, ma non so bene che cosa fanno gli Advanced Writer, poi io su questo sono un po' ignorante. I Senior Writers sono in realtà due, c'è una certa Jamie Meyer e un certo Sam Maggs. Questa Jamie Meyer, tanto adesso ti metto l'immagine, ha lavorato solamente a Ratchet Clank Rift Apart e udisci udisci praticamente l'hanno messa come senior writers all'improvviso a Marvel Spider-Man 2, quindi possiamo dire che non è che avesse tutta questa esperienza nella scrittura, a quanto sto vedendo. Nei videogiochi, poi non so se ha fatto altro in altri ambiti, ma nei videogiochi. Invece per quanto riguarda l'altra persona si chiama un certo Sam Maggs, che è diventato senior writers, sì, era senior writers di questo gioco, però ha lavorato ad altra roba, ma non te l'elenco tutta, tanto ti metto l'immaginetta. E udisci udisci, questo tizio, tanto lo vedrai ma te lo dico adesso, ha lavorato anche ad Anthem. Eh sì, ha lavorato come scrittore e narrative designers. Interessante sta cosa, a volte ritornano. Questo, se avessi, sarebbe, guarda, solo per questo da intervistare per sapere la situazione Anthem. Altre belle cosette, però, vabbè. Interessante sta cosa di Spider-Man. Allora, io ho detto che l'avrei letto con calma, amore. Ma non riesco a leggerlo con calma, amore, ogni volta che leggo che questi hanno preso praticamente Dragon Age, l'hanno ucciso, calpestato, preso a calci e praticamente reso una puttanata per bambini. Porca di quella